Rimini. Dite questo nome a qualcuno e nella testa di quella persona apparirà quasi certamente una spiaggia, ombrelloni in fila, acqua dai riflessi verdi, discoteche che battono fino all'alba, un lungomare lunghissimo, milioni di turisti che ogni estate si riversano su questa striscia di sabbia adriatica, con quella fiducia incrollabile di chi sa esattamente cosa troverà. E lo troveranno. Il mare c'è, la spiaggia c'è, è reale, è bella, è parte di quello che Rimini è. Ma Rimini è anche altro. È qualcosa che il mare, per quanto luminoso, per quanto amato, rischia di nascondere. Una città che ha più di 2100 anni di storia sulle spalle, che fu per secoli uno dei nodi strategici più rilevanti del mondo romano, che diede i natali a uno dei più grandi registi del Novecento, Federico Fellini, che custodisce monumenti di una qualità e di una rarità tali da sembrare quasi fuori posto in una città che il mondo conosce soprattutto per il turismo balneare. Questa è la Rimini che raramente si racconta, quella che esiste dall'altra parte del viale, nell'entroterra della pianura, nelle piazze medievali, tra gli archi di pietra che i romani costruirono 2000 anni fa e che stanno ancora lì, imperturbabili, mentre il mondo attorno a loro cambia stagione. Ariminum, questo era il suo nome, una delle colonie romane più antiche e strategicamente rilevanti della penisola, fondata nel 268 a.C. in un punto che non fu scelto per caso. Qui si incrociavano due delle grandi arterie del mondo romano, la via Flaminia che scendeva da Roma e la via Emilia che risaliva verso la pianura padana. Chi controllava Rimini controllava il traffico tra il centro dell'impero e il nord. Il mare era uno sfondo, non il punto. Il punto era questa città al crocevia di tutto. 2 millenni dopo, Rimini ha ancora quella qualità di luogo che sa di essere in mezzo a qualcosa di più grande di sé. Pronti? Si parte. Ogni città che si rispetti ha una soglia. Rimini ne ha una che il tempo non ha scalfito. L'arco d'Augusto, costruito nel 27 a.C., l'anno in cui Augusto consolidò il proprio potere assumendo il titolo che avrebbe segnato un'epoca, è uno dei più antichi archi romani ancora in piedi in Italia. Ma sarebbe un errore leggerlo come una semplice porta. Non è una porta, non è il confine tra il dentro e il fuori di una cinta muraria, è qualcosa di più sottile e di molto più significativo. Non celebra una vittoria, non racconta una battaglia, non è un arco trionfale nel senso più comune del termine. È un punto, una dichiarazione nello spazio. Proprio qui, ai piedi di questo arco, la via Flaminia raggiungeva la città dopo la sua corsa da Roma, mentre da Rimini prendeva avvio la via Emilia verso nord. Chiunque percorresse quelle strade, mercanti, legioni, ambasciatori, pellegrini, passava sotto questo arco. Era il segno che diceva: sei arrivato, sei al centro. Da qui il mondo si apre in tutte le direzioni. Augusto lo fece costruire in marmo bianco, lo ornò con colonne corinzie, con iscrizioni monumentali che celebravano il suo nome e il suo potere, non per ricordare qualcosa che era accaduto, ma per affermare qualcosa che esisteva, il controllo romano su questo punto del mondo, non come un atto di vanità, o non solo, ma come una dichiarazione politica. Questo incrocio è mio, questo traffico è mio, questo punto del mondo porta il mio segno. I secoli successivi lo inglobarono nelle mura medievali, come se la città avesse deciso di assorbire l'antico invece di abbatterlo. Ancora oggi l'arco emerge dal tessuto urbano con quella naturalezza delle cose che appartengono a dove stanno, né museo né reperto, semplicemente lì, a fare ancora il suo lavoro di soglia. Fermatevi sotto, alzate gli occhi,
Pensate a quante persone hanno fatto lo stesso gesto in oltre 2000 anni prima di voi. Poi entrate. Rimini vi aspetta. A pochi passi dall'Arco di Augusto di Rimini, nascosto tra i palazzi del centro, sopravvive quello che rimane dell'anfiteatro romano di Ariminum. Non molto, bisogna dirlo con onestà. I secoli, i saccheggi sistematici di materiale da costruzione e i terremoti hanno lasciato ben poco di un edificio che nel secondo secolo d.C. poteva ospitare tra le 10.000 e le 12.000 persone. Sorgeva appena fuori dalle mura della città romana, come voleva la tradizione, ed era il luogo degli spettacoli pubblici, combattimenti tra gladiatori, giochi, momenti in cui la città si riuniva per vedere, esultare, dimenticare. Eppure vale la sosta, non tanto per ciò che si vede, i resti sono frammentari, leggibili solo con una certa immaginazione, quanto per ciò che queste pietre dicono sulla dimensione che Ariminum aveva. Una città che costruisce un anfiteatro di quella capienza non è una città periferica, è un centro, un luogo inserito pienamente nella rete urbana e culturale dell'impero romano. I resti sono oggi visibili in un'area che la città ha scelto di lasciare aperta e accessibile invece di coprire o dimenticare. Una scelta che dice qualcosa sul modo in cui Rimini si rapporta alla propria storia, con quella disinvoltura di chi sa che il passato non ha bisogno di essere urlato per essere presente. Guardate, immaginate, provate a ricostruire il rumore, la folla, la scala di ciò che non c'è più, e poi proseguite, perché il monumento più straordinario che Rimini ha da offrire è a pochi minuti di cammino e non assomiglia a nulla di quello che vi aspettate. Il Tempio Malatestiano è uno degli edifici più affascinanti e più enigmatici dell'intero Rinascimento italiano, non perché sia il più bello in assoluto, anche se è straordinario, ma perché dietro la sua facciata di marmo bianco si nasconde una storia di ambizione, eresia, genio e condanna che non ha eguali. Tutto comincia con Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore di Rimini, condottiero di straordinario talento militare, mecenate colto e raffinato, e al tempo stesso uomo di una violenza e di una spregiudicatezza che i suoi contemporanei trovavano difficile da contenere. Sigismondo voleva trasformare l'antica chiesa gotica di San Francesco in qualcosa che portasse il suo nome nei secoli, non una chiesa, o non solo. Voleva un mausoleo per sé e per i grandi intellettuali e artisti della sua corte, voleva un monumento alla gloria umana, la propria prima di tutto. Chiamò Leon Battista Alberti, l'architetto teorico più importante del Quattrocento, l'uomo che aveva scritto il libro sull'architettura, e gli chiese di rivestire la vecchia chiesa gotica con un involucro classico in marmo. Il risultato fu un edificio che non assomigliava ad alcuna chiesa esistente. Le pareti esterne sono scandite da arcate profonde ispirate all'Arco di Augusto di Rimini, un dialogo diretto tra il potere antico e quello nuovo. Il progetto prevedeva persino una grande cupola che non fu mai completata, ma la cui ambizione dice già tutto su chi aveva commissionato l'opera. All'interno, una delle opere più importanti è l'affresco di Piero della Francesca, che raffigura Sigismondo in preghiera davanti a San Sigismondo, una delle immagini più nitide e psicologicamente intense di tutto il Quattrocento. Ma la storia ha un finale degno della sua premessa. Papa Pio II, che pure era un umanista, un intellettuale, tutt'altro che un bigotto, trovò l'operazione di Sigismondo così sfacciatamente pagana da non poterla tollerare. Arrivò a condannarlo pubblicamente, a scomunicarlo e a metterlo simbolicamente alla berlina a Roma, scrivendo che era così pieno di ogni sorta di vizio da non meritare nemmeno il nome di cristiano. Sigismondo è morto da più di 5 secoli. Il Tempio Malatestiano sta ancora lì, nella piazza di Rimini, con i suoi archi di marmo bianco che filtrano la luce del pomeriggio come allora. Il giudizio della storia su chi aveva ragione lo lasciamo fare a voi. Sotto Piazza Ferrari, nel cuore di quella che fu la Rimini romana, si trova uno dei siti archeologici più straordinari e meno conosciuti d'Italia, non per i mosaici, non per l'architettura, per quello che ci fu trovato dentro. Gli scavi, avviati alla fine degli anni '80 e proseguiti nei decenni successivi, portarono alla luce nei primi anni 2000
i resti di una grande domus romana del secondo secolo d.C., distrutta da un incendio nel secolo successivo. Era una casa ricca, ben organizzata, con pavimenti musivi di buona qualità, ma non fu la casa a sorprendere, fu il suo contenuto. In un ambiente dell'edificio, probabilmente destinato all'attività medica, furono trovati oltre 150 strumenti chirurgici, bisturi, sonde, pinze, cucchiai chirurgici, aghi, dilatatori, in uno stato di conservazione eccezionale, non una raccolta da museo. Un kit professionale, il corredo di lavoro di un medico romano che esercitava la propria arte in questa città, forse un chirurgo di alto livello, con una formazione influenzata dalla medicina greca, come suggeriscono la qualità e la varietà degli strumenti. 150 strumenti. È uno dei corredi medici più completi mai rinvenuti nel mondo romano. Una finestra aperta su un sapere tecnico e scientifico di sorprendente avanzamento, che nei secoli successivi non sempre sarebbe stato conservato con la stessa continuità in Occidente. La Domus è oggi visitabile attraverso un percorso che porta letteralmente sotto il piano della piazza. Scendete, lasciate che gli occhi si adattino e pensate a quest'uomo che 1800 anni fa operava, curava, guariva, con strumenti che un chirurgo moderno sarebbe in grado di riconoscere. Il museo della città di Rimini occupa l'antico complesso dell'ex collegio dei Gesuiti, un grande edificio settecentesco nel cuore della città, che ospita oggi una delle collezioni civiche più complete della Romagna. Non saltatelo con la fretta di arrivare ai monumenti. Questo è il luogo dove la storia di Rimini si fa racconto, dove i secoli si mettono in ordine e acquistano senso. La sezione romana racconta Ariminum con reperti di straordinaria qualità. Epigrafi, sculture, oggetti quotidiani che restituiscono la misura di una città che non era un avamposto ma un centro. Qui trovano posto anche molti dei materiali provenienti dagli scavi cittadini, che aiutano a ricostruire ciò che fuori spesso è solo frammento. La sezione medievale e rinascimentale, con le opere della scuola riminese del Trecento, una delle più originali dell'Italia pre-rinascimentale, vi dà il vocabolario visivo per capire il tempio malatestiano in modo completamente diverso. Visitare il museo della città è la differenza tra guardare Rimini e cominciare a capirla. Entrate qui e il resto della città vi parlerà in modo più ricco, più consapevole, più pieno. Uscite, voltate l'angolo, la città medievale vi aspetta. Se volete capire in un colpo solo cosa ha fatto Rimini attraverso i secoli, fermatevi in piazza Cavour e guardatevi attorno lentamente. Il Palazzo dell'Arengo, costruito nel 1204, è uno dei più antichi edifici civici medievali della città ancora in piedi, più vecchio di molti campanili, di molte istituzioni che consideriamo antiche. Oltre 800 anni di storia sopra la piazza principale di una città che all'inizio del 200 stava trovando la propria forma municipale. Al centro la fontana della Pigna, la Pigna, antichissimo simbolo di abbondanza e di vita, in una forma che riflette secoli di trasformazioni tra Medioevo ed età moderna. E poi c'è la Pescheria Vecchia, l'antico mercato del pesce del 1747, con il suo porticato elegante affacciato su uno spazio un tempo attraversato da strutture e flussi legati all'attività mercantile. Un luogo che fu per secoli il cuore economico pulsante di una città che viveva di commercio adriatico e che oggi custodisce quella qualità un po' malinconica dei luoghi che hanno smesso di fare quello che sapevano fare ma non hanno dimenticato come si fa. Vivete questa piazza, sedetevi se volete, poi riprendete il passo perché la tappa successiva racconta la parte più drammatica e più potente di tutta la storia riminese. Il castello Sismondo fu costruito da Sigismondo Pandolfo Malatesta a partire dal 1437, circa 20 anni prima che commissionasse il tempio, e in esso si vede l'altra faccia dello stesso uomo, non l'intellettuale mecenate che dialoga con Alberti e Piero della Francesca, il condottiero, il signore che difende il proprio potere con mattoni di cotto spessi quanto bastano a far capire a chiunque che non è il caso di provarci. I torrioni angolari, il fossato. È una macchina da guerra che ha assunto la forma di un palazzo,
o un palazzo che sa di poter diventare una macchina da guerra quando serve. Matteo De Pasti, tra i collaboratori del progetto, insieme ad altri maestri vicini alla corte malatestiana, probabilmente lavorò in un contesto aggiornato sulle idee più avanzate del tempo, forse anche influenzato dalle innovazioni di Filippo Brunelleschi. Il risultato è un edificio di transizione, ancora legato alla tradizione medievale ma già attento alle nuove esigenze difensive, in un momento in cui l'architettura militare stava cambiando. Oggi il castello ospita parte del Museo Fellini, un percorso diffuso tra Castel Sismondo, Palazzo del Fulgor e Piazza Malatesta, qualcosa che, a pensarci bene, Sigismondo avrebbe probabilmente trovato irritante e magnifico al tempo stesso, perché Federico Fellini è Rimini. Non nacque al castello, nacque in una casa di questa città, il 20 gennaio 1920, ma la sua opera è inseparabile da questo luogo, da questa luce, da questo rapporto con il mare e con la provincia che lo aveva formato. Amarcord, il film del 1973 che gli valse il quarto Oscar, è la trascrizione cinematografica di un'infanzia riminese, di un'adolescenza riminese, di un modo di stare al mondo che solo questa città sa generare. Il Museo Fellini usa installazioni immersive, immagini, suoni e oggetti per restituire l'universo visivo e mentale di uno dei più grandi registi della storia del cinema. Non è un museo nel senso tradizionale del termine, è più vicino a un sogno con i cartelli esplicativi. Entrate, lasciate che vi sorprenda, poi uscite verso il monumento che più di ogni altro dice cos'era davvero Rimini ai suoi albori. Camminate verso nord, lasciate il castello alle spalle, proseguite fino a quando non sentite il rumore dell'acqua, il Marecchia, il fiume che da sempre separa il centro storico dal quartiere che sta sull'altra riva. Costruito tra il 14 e il 21 d.C., iniziato sotto Augusto e completato sotto Tiberio, è uno dei ponti romani meglio conservati al mondo. 5 arcate in pietra d'Istria che attraversano il fiume con quella solidità tranquilla delle cose costruite per durare, non per qualche decennio, non per qualche secolo, per sempre. 2000 anni dopo, il ponte di Tiberio è ancora attraversato ogni giorno da pedoni e biciclette, come se fosse la cosa più normale del mondo. E in un certo senso lo è, perché a Rimini il passato non è una zona recintata da visitare con il biglietto, è parte della città che vive. La pietra d'Istria che i romani usarono non fu scelta per caso, è una pietra che resiste all'acqua, al sale, al tempo. I romani la conoscevano bene, la stessa che usarono per il mausoleo di Teodorico a Ravenna, per i rivestimenti marmorei dei loro edifici più importanti. Qui la usarono per costruire qualcosa che doveva reggere il peso del mondo che passava sopra. Ha retto, regge ancora. Dall'altra parte del ponte c'è un altro mondo, o meglio, lo stesso mondo, ma visto con occhi diversi. Borgo San Giuliano fu per secoli il quartiere dei marinai e dei pescatori di Rimini, quello che stava fuori dalle mura, sull'altra sponda, con le case basse, i vicoli stretti e quell'area di periferia che in certi luoghi d'Italia diventa un pregio invece che un difetto. Nato attorno all'anno 1000, ha conservato a lungo il carattere di borgo popolare, legato al fiume, al porto e alla fatica quotidiana di chi viveva di acqua e di reti. Poi qualcosa è cambiato. A partire dai primi anni '80, con la Festa des Borg, i muri del quartiere hanno cominciato a riempirsi di immagini. All'inizio raccontavano il borgo stesso, barche, pescatori, volti, scene di vita. Dopo il 1994, anno della morte di Fellini, molti murales hanno preso a evocare soprattutto il suo cinema e i suoi personaggi, come se quel mondo avesse trovato sui muri la sua forma più naturale. Oggi Borgo San Giuliano è uno dei luoghi più riconoscibili della Rimini felliniana, un museo a cielo aperto in cui la memoria del regista si mescola a quella del quartiere. Amarcord, La Dolce Vita, 8 e mezzo, Casanova. Sono tutti qui, sulle pareti di case che continuano a essere case, abitate da persone vere che ogni mattina escono di casa e si ritrovano davanti i sogni dipinti della città. Non è un allestimento professionale, non è una curatela museale. È una città che ha deciso di ricordare il proprio figlio più illustre nel modo più diretto che conosce, mettendolo sui muri, dove tutti possono vederlo, dove il tempo lo consuma, e qualcuno lo ritocca,
dove le immagini restano vive proprio perché non sono mai del tutto finite. Camminate lentamente, leggete le immagini, cercate le connessioni tra quello che vedete dipinto e quello che avete visto nelle sale del museo. E se avete visto un film di Fellini, uno qualunque, riconoscerete qualcosa che non sapevate di ricordare. Questa è stata la corsa, dal primo arco romano all'ultimo murale di un quartiere di pescatori, un arco di 2100 anni che Rimini custodisce con quella discrezione di chi sa di avere qualcosa di straordinario e non sente il bisogno di urlarlo. Rimini ha molto di più da offrire. Ha chiese medievali e rinascimentali che raccontano secoli meno visibili ma altrettanto importanti. Ha il lungomare che fu uno dei primi grandi esempi in Europa di turismo balneare organizzato, con quella storia tutta novecentesca di Grand Hotel e modernità adriatica. Ha il cimitero monumentale di Rimini, dove Federico Fellini è sepolto, una tappa per chi vuole chiudere il cerchio con il regista. Ha strade, cortili, storie che questa corsa non ha avuto il tempo di toccare. Rimini vi aspetta. E adesso sapete che sotto il mare c'è una città intera e che quella città ha 2100 anni di cose da raccontarvi. Rimini, dove la storia romana, la gloria malatestiana e i sogni di Fellini abitano ancora gli stessi vicoli, senza fretta, senza bisogno di spiegarsi.